Ah, però, non male. No, quest'anno che per la prima volta sto battagliando per delle posizioni che contano, nel senso nella top 10, mi sono reso conto sia a Misano che in gara 1 che fare i sorpassi adesso è molto più difficile che gli altri anni, perché gli altri anni che lottavo nelle retrovie potevo incontrare gente che magari aveva anche un passo molto diverso dal mio, più lento anche di un secondo, tipo nelle prove libere, quindi il sorpasso te lo prepari in maniera molto più veloce ed è molto più semplice. Mentre in gara mi sono trovato a battagliare con gente che ha il mio stesso passo, al limite come lo sono io, e quindi ho notato che è molto più difficile preparare il sorpasso e fare il sorpasso. Mi sono reso conto che non sono capace. Quindi tra gara 1 e gara 2 sono tornato da Luca per farmi spiegare come si sorpassa in moto in gara. Sembrerà banale, ma mi sono reso conto con i suoi consigli che non ero capace a fare i sorpassi. Qua potevo, però vedo che chiudeva tanto. E allora, Ma potevi, sì, guarda. so. Sei uscito un po' più piano di lui ha frenato presto però. Qui cosa fai? Molli, vai lì, punti e tiri mentre vai. Se fai così è fatta, perché tanto ha frenato troppo piano. Sì, sì, mi sono reso conto ormai. Lui frena, tu freni non troppo forte, cioè non è che devi frenare pieno e lo devi passare ancora che te sei aperto, Ok. vai in difficoltà. Se lui frena qui e te vedi che è tanto presto, ti freni un po' più vicino e lo affianchi qua. E quando sei qui, già prima, cioè già in anticipo rispetto a quello che fai di solito, vai a puntare La curva. sì. E fino a che vai freni. Vedi che qua sembra quasi che hai dovuto ritirare. Sì, bravo. Invece potevi lasciarla scorrere un po' di più, facevi questa fase qua un po' più veloce e rispetto al solito magari puntavi prima e tiravi un po' prima. L'importante è che non vai poi a forzare questo. Il voltare la moto, col Esatto. freno. Te puoi frenare qui o puoi frenare così. Puoi frenare forte uguale. Ok. Quindi in questo caso lui frena presto, te li fai così e fin lì vai fluido. Poi fai questo fluido, poi qua tiri e tiri. Quindi è solo la prima fase che cambia, di Sì. fatto, cioè affiancarsi il più possibile prima. Sì, più che altro, cioè, se anche non riesci a fiancarti potresti fare questo, dove freni, ti fermi molto di più di lui sotto la curva, ma se sei qua lui deve fare questo, perché ormai sei Rialzare. l'importante appunto è che non arrivi frenato, la moto che spinge e di nuovo te la tiri lo stesso, perché no, dopo lì si va in terra. Però se anche arrivi un po' impiccatino, staccata, che sei piegato, la prova qui e tu stai arrivando, fino a che sei qua freni. Quando sei qua, se ancora non hai ridotto abbastanza la velocità perché hai fatto un sorpasso magari più impiccato di questo, anziché chiuderla lì, pieghi graduale e la lasci spanciare. Arrivi un po' più lungo là, non è passato. Ok. È uguale qua. Uguale. Qui ci ho provato e poi dopo mi sono tirato. A Questo- parte che c'era anche quello lì più Non lento. è facile e poi per passarlo non puoi stare qua, devi stargli più vicino lì. Ah, ok. Perché almeno hai Più spazio questo, dopo. questa cosa qua Ok. da sfruttare, la strada da sfruttare. Invece qui sei dritto, freni e devi fare subito questo, diventa un po' più complicato. Poi sì, con lui lì davanti non era il caso. Ah, però, Devo vederla da dietro. non male. Sì, perché anche qua lui ha frenato presto, poi ha mollato. Anche qua. Tu sei già qui, no? Piuttosto molla un attimino i freni e fatti vedere da lui. Cioè, se vedi che lui a un certo punto comincia A a chiudere. rilasciare e chiudere, te molli un attimino di più e piuttosto la fai allargare un po' più a centro curva, perché poi te freni. Qua freni perché vuoi rimanere vicino. Rialzi, poi effettivamente un po' allarghi
Rialzo perché mi è andata via il culo, perché ho visto che mi chiudevo, ho dovuto un attimo Fare di nuovo. forzare un attimino. Allora, prima cosa, hai forzato un attimino di più e hai visto che e l'hai forzato qua, guarda, qui, hai forzato. Cioè, si è mosso. Hai visto che si è mosso dietro, ma davanti è rimasto piantato. Quindi questo ti deve dare l'idea di dove e come si può frenare. Cioè te con questa piega ancora puoi frenare e attaccare. Non puoi col freno voltare, ma la curva la puoi attaccare. Quindi ti deve dare un'idea di quello che effettivamente si può fare in moto. In questo caso lui qua ti vedeva, ti ha un po' tenuto anche lui. Lui lì ti vede. Cioè, una volta che ti vede, allarga un attimino di più anziché chiudere e fa. Quindi ci sta, insomma. Comunque bel sorpasso, ci sta, ci sta. Anche in questo caso qua, ormai l'hai visto, cioè ti deve bastare un giro per capire Dove? cosa fa lui e dove è debole lui e dove lo puoi passare. In questo caso hai visto che tutte le uscite di curva ti dà un po' di metri, tutte le staccate invece lo prendi tanto. Quindi cosa devi cercare di fare? Preparare un'uscita di curva dove gli arrivi più o meno qua, dove lo puoi infilare. Tipo questa, la lasci correre magari, se ancora qua sei un po' lontano. Che come l'hai fatta la gara? 0. 0. Oggi te li metti 0? Forse lo passo dopo all'arrabbiata 2, sai? Non mi ricordo. Però vedi, ti manca un po' di velocità nel guidato. Cioè col freno non c'è male, poi il fardeggio ma non c'è male. Come impostazione non c'è male, poi nel guidato dove ti devi un po' fidare del grip ti manca un po' di velocità. Tutte le volte che c'è un guidato, allora. Cioè l'obiettivo tuo, hai fatto il 59.4, è di fare la gara soprattutto stamattina che dovrebbe essere un po' più fresco, facciamo un caldo boia, però in teoria l'asfalto è almeno un po' più fresco. Fare la gara in 59. Ma veramente? E com'è possibile? Perché se fai 59.4 sì. in qualifica, la gomma è quella, la moto è quella, tu fai la gara in 59. Ce l'hai, no? 59, boom. Per farlo, scordati che hai davanti, faccia attenzione solo quando ce li hai particolarmente vicini, ma guida come sai, cioè esci lì, dai gas, entri all'arrabbiata, alla Verdetti, falla bene, correntaio lucide, attaccala, piega e frena. Poi se guidi bene e stai andando forte, loro si avvicinano, li prendi, ma poi li passi anche. Questo è ottimo, perché hai frenato come lui, quindi ti sei tolto da ogni rischio, perché se lui frena o chiude, tu lo puoi fare perché hai frenato con lui, vedi che però c'è margine, molli un attimo, non è che molli completamente, però rilasci un po' il freno e poi lo ritiri. Benissimo. Questo è un bel sorpasso. Poi qua la lasci un po' andare, perfetto. Ed è la curva che ti è venuta meglio. Sei quasi dove devi essere, Okay. quasi perfetto. E qui, boom, pieno. Tipo lui. Questa la farà piano, quindi tu cerchi di farla forte. La fa piano perché ha cambiato direzione prima di te, perché è un po' in ritardo nella linea. Tu cerchi di uscire un po' più forte, di uscirgli qua e poi dopo ci si può pensare al sorpasso. Invece vedi, sei rimasto in attesa. Sì, Ce l'avevi aspettato lui. cioè hai aspettato lui. Pro a vedere come ha fatto. Non tanto questa, ma quest'altra. Il cambio di direzione. Vedi che te sei già pronto, lui non lo è, quindi tu lo puoi fare più forte di lui. Invece lo guardi e sei un po' in attesa, tant'è che poi non arrivi neanche a sfruttare neanche vicino al cordolo. Anche qui è un altro punto potenziale, perché tu fai sinistra, apri prima, apri tutto, allarghi, A fianchi. lui farà questo, tu non lo fai, quando c'è il cambio, se sei già qua, non qua chiaramente, se sei già qua, puoi fare questo, boom. Intanto mi sveglio come qua e... Qui è perché avevi tanto margine. tutti in frenata di passo. Non li ho mai passati nessuno in uscita o... Non accontentarti di stargli dietro, tu sai che sei più veloce di così, quindi li puoi passare, perché tanto la gara l'ha vinta Rizzi in 59-1 mi sembra,
che abbia fatto 59.1, Chi ha girato un secondo più lento sì, rispetto alla qualifica. te puoi fare in qualifica hai fatto 59.4, col caldo che c'era ieri un po' si alzano i tempi, ma sai che tu hai ancora un po' di margine e quindi puoi fare un po' meglio. Poi è chiaro, avessi adesso la gomma è l'SC0, va bene, la nuova, oggi sì. Nuova. Dietro sì, davanti no. Davanti quanti ce li ha? La gara. Comunque puoi forzare un po' di più sul gas, sull'apertura. Cioè, vedo che in inserimento sono molto più forte, nei cambi di direzione, quelli delle prime due molto più forte, però sì, mi rendo conto che aspetto. E infatti poi... Sei molto tranquillo ad aprire il gas uscita, invece quando lo apri, se puoi farlo, alzi un pelo e boom, glielo vai a dare tutto. Perché tanto, cioè, considera, massima piega non glielo puoi dare tutto, è ovvio. Glielo devi solo puntare e glielo puoi cominciare a dare con calma, man mano che senti il grip. Ma se dietro senti il grip e senti una moto che è attaccata e non una moto che scivola, puoi darglielo.